Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di giugno 2026. Ragazzi, abbiamo la carta del sole. Può essere un momento di crescita, di prosperità, di chiarezza mentale per qualcuno, però è anche una carta che ci parla di sentimenti puliti, di sentimenti genuini e anche di amicizie. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi mi volesse contattare per una consulenza personalizzata mi può scrivere una mail, oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, e poi ci sono i link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi per le tarot pratiche del 6 di giugno e il corso di approfondimento sulle famiglie reali del 27 di giugno. Bene. Asso di coppe e 3 di coppe. Sì, può essere un tema con qualche amico, o amica. Abbiamo un 3 di spade, un cavaliere di spade, sei di bastoni, 4 di pentacoli e 6 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere come si sviluppa il periodo, e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come se foste single. In un secondo momento andiamo a vedere le energie della vostra persona di interesse e confronterò la vostra evoluzione energetica con quella della vostra persona di interesse. Partiamo da questo asso di coppe. Io la sensazione iniziale che ho è che ci sia come un sentimento di sfiducia nei confronti di qualche amicizia. 2 di spade, effettivamente qui ci sono i dubbi, le perplessità, e 9 di coppe. Può anche essere che qualcuno non abbia voglia di effettuare una certa scelta, mi verrebbe da dire, con questo 2 di spade. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Appeso. Regina di spade e giudizio. Sento che potrebbe arrivare, ragazzi, una presa di consapevolezza. Può anche essere una comunicazione, un qualche cosa che potreste vedere, osservare anche sui social, inerente a questa amicizia, questa conoscenza. Se proprio non avete nessuno, vi dico che entra questa regina di spade. Se invece vi risuona questa cosa dell'amicizia, ecco, può essere che arrivi una presa di consapevolezza all'inizio di giugno. Diciamo che avete anche la carta dell'appeso. L'appeso vi dice che o c'è da accettare qualche tipo di situazione, oppure come se fosse la carta che vi desse la possibilità di far arrivare il giudizio, quindi questa comprensione, il fatto di vedere le cose da un altro punto di vista, di avere queste nuove informazioni, di ampliare. È come se faceste un upgrade delle informazioni in vostro possesso e le riordinaste con questa regina di spade. Io credo che questa persona potrebbe, per qualcuno potrebbe essere sposata. Andiamo a vedere il 3 di spade. 10 di bastoni. Amici della bilancia, c'è qualcosa che non riuscite a lasciare indietro, secondo me qui.
Può essere questo amore, guardate, 10 di bastoni, 3 di pentacoli e papa al contrario. Può essere un progetto, un qualche tipo di legame, qualche tipo di contratto, per qualcuno è un tema legato alla casa. C'è una sorta di sacrificio qui su quello che si può o si vuole costruire. È come se qui con questo 10 di bastoni qualcuno, guardate, potrebbero essere davvero responsabilità inerenti alla casa, piuttosto che a qualche tipo di vincolo, qualche tipo di contratto lavorativo, qualche tipo di contratto anche con se stessi, sento. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Morte. E 2 di coppe, di nuovo la morte al contrario, un po' come il 10 di bastoni al contrario, mi dicono che c'è un qualche cosa che mm, o che non volete lasciare indietro o che ha bisogno di essere trasformato, perché con questo 2 di coppe sento come se aveste bisogno di prendere nuovi accordi. Allora, vi dirò, qui c'è un 2 di spade, un papa e un 2 di coppe. Può essere che con una delle due persone ci sia un sentimento, delle due persone intendo, una è quella del passato, e adesso c'è anche il giudizio, quindi ci può stare che sia qualcuno del passato e poi potrebbe esserci questa persona nuova che entra. Ehm, e ho come l'idea che con una di queste due persone ci siano stati già dei sogni, con quella nuova non ancora, però è come se foste in una fase dove vi diceste questa volta sarà diverso, questa volta la prenderò in modo diverso. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Io sento che qualcuno, allora se per esempio aveste un'energia sola, adesso faccio un po' vari esempi, ehm, potrebbe essere che qualcuno di voi vorrebbe ufficializzare un certo tipo di situazione o di relazione. Può essere che non si possa ancora perché una di queste due energie potrebbe essere quasi sicuramente l'altra, perché voi, a meno che non sia a livello energetico, però se siete single, è come se foste ancora legati a qualcosa del passato, vi dico. Magari è solo un'ideologia, non è una persona in sé, magari è una relazione che avete avuto dalla quale non riuscite a, non tanto a staccarvi, ma a uscire dalle dinamiche. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, 5 di bastoni e 2 di pentacoli. Io sento che non avete voglia di fare discussioni. Può essere un buon periodo per prenderla con filosofia, anche perché poi dopo c'è un 4 di pentacoli, sento come se avesse una sorta di attaccamento, ragazzi. Andiamo a vederlo. 8 di coppe. 9 di pentacoli imperatore. Non so, sinceramente è un po' confusa la vostra lettura. E per quello che avete il sole, avete bisogno di fare chiarezza mentale. E poi si finisce anche con un 6 di spade. Cioè io qui credo che ci sia una sorta di attaccamento, può anche essere ad una certa stabilità, ad una certa routine e sia come difficile con questo 3 di pentacoli riprogrammare certe cose. Credo che questo 3 di spade faccia anche riferimento a quello che dovete sacrificare, che per qualcuno è un accordo, un contratto, potrebbe essere del tempo ai fini di poter frequentare questa persona, per qualcun altro sono dei modi di pensare,
alla coppia o a come si sta in coppia. Per altre persone sento come questa voglia di fare le cose alla luce del sole. Andiamo a vedere il 6 di spade. Abbiamo la regina di pentacoli e un 7 di coppe. Io credo che qui ci siano delle possibilità che effettivamente si possono aprire. Con questo 6 di spade risento un po' questa energia qui, no? Il fatto di dover tagliare con certi modi di pensare. Può essere che dobbiate tagliare con questa zona di sicurezza, perché qui qualcuno, ragazzi, non si vuole buttare. Sento che siete lì fissi. In realtà c'è anche un 8 di coppe, quindi tecnicamente state andando per qualche cos'altro, però è anche vero, 8 di coppe e 6 di spade tra l'altro. Io sento che qualcuno di voi sì che si allontanerà da qualche situazione, può anche essere da qualche relazione, ragazzi. E che qui all'inizio sento o un sentimento di sfiducia per un'amicizia, per quello che vi viene detto, perché vedete che come se il comportamento dell'altra persona non fosse congruente, non fosse consistente con quello che dice. E quindi qualcuno qui potrebbe ritirarsi dai patti che sono stati fatti o tipo, non lo so, vi vedete, parlate e voi dite no, ma io di solito sono così e poi quando vedete che l'altra persona reagisce in un modo strano, allora ritrattate, no? È un po' questa sensazione. Fatemi sapere come e se vi risuona nei commenti, eh? Va bene, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse e poi cercherò di confrontarla con la vostra. Intanto vi dico che ho già pubblicato le letture per il secondo semestre del 2026, sono nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale e ne seguiranno altre tre, una sulla crescita spirituale, una sull'amore e le relazioni e l'altra sul lavoro e l'economia. Sacerdotessa, regina di bastoni, 8 di bastoni. Ragazzi, prima che mi dimentichi, perché mi sembra che nel segno prima mi sia dimenticata, i segni zodiacali per i single possono essere Capricorno, Ariete, Acquario, Pesci, e Toro. Ok, ah, c'è anche uno Scorpione. 4 di bastoni, scusate, 4 di pentacoli, 3 di pentacoli, appeso, 5 di coppe. Ok, sì, io sento che questa persona vi sente che siete un po' a fatti vostri, amici della bilancia. Vi dico che potrebbe questa sacerdotessa rappresentare una situazione proprio platonica all'inizio, eh? Andiamo a vederla. Secondo me questa persona sa. Abbiamo l'appeso, sa come voi la vedete, ha capito quali sono i vostri dubbi, ha capito dove non vi fidate, ma vi dirò che comunque la sento abbastanza combattiva, come se non si volesse arrendere, nonostante questa vostra reticenza. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Giustizia,
e forza. Sì, io sento che questa persona ha forza di volontà per lottare per questa situazione o per questa relazione. Io credo che questa persona si renda anche conto che le cose non siano propriamente in equilibrio. Difatti voi avete anche un 2 di pentacoli. Qualcuno potrebbe, non dico giocare, però prendere un po' le cose alla leggera. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. 10 di spade. Io credo che questa persona voglia comunicare con voi. Luna e 7 di coppe. C'è un tema probabilmente qui del passato con questa carta della luna che potrebbe ritornare a galla o potrebbe far riferimento a questa zona della lettura. Beh, anche voi avete il giudizio qui. È come se ci fosse un tema di cui non si è discusso a sufficienza, perché è ancora un tema aperto qui con questa, con 10 di spade. E io credo che sia un tema che ha ancora l'opportunità, il bisogno di essere sviluppato secondo questa persona. C'è la giustizia al contrario, io credo che pensi di aver subito un'ingiustizia o che qualche tipo di comportamento o di situazione sia stata ingiusta. E giù, cioè, voi avete comunque la carta dell'appeso e il giudizio. Secondo me potreste effettivamente capire quale sia la situazione a cui questa persona fa riferimento. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo il diavolo e il carro. Sento un attaccamento da parte di questa persona, ragazzi. Secondo me non lo so, potrebbero anche esserci delle gelosie da parte di questa persona, qui c'è un 3 di coppe, magari potrebbe pensare che voi state frequentando più di una persona e quindi potrebbe essere gelosa o geloso, potrebbe aver come questa necessità di conferme, questa necessità di chiarire, di capire che effettivamente le cose sono ancora aperte. Diciamo che, datemi una carta, non mi piace tanto questo diavolo, sacerdotessa. Mm. C'è come una visione al futuro che questa persona potrebbe avere e con questo diavolo e 4 di pentacoli vi dico che potrebbe essere attaccata a questa visione. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli perché sento che ha anche voglia di costruire. È volata una carta, adesso la recupero. Giudizio, 2 di coppe e 2 di bastoni, quindi 2 2. Dunque ragazzi, secondo me, perché il giudizio ce l'avete anche voi qui, in questa prima parte di giugno potreste effettivamente, sia voi che l'altra persona, avere come un'idea più chiara su cosa e come costruire. C'è un 2 di coppe. Vi dico, secondo me si tratta di incontrarsi, di parlare, perché anche voi avete il 2 di coppe qui, e anche voi avete la morte al contrario e qui il 10 il contrario. Io non so in che tipo di situazione siate con questa persona, però ho come l'idea che ci sia qualche cosa che blocca qui, che nessuno dei due voglia mollare la situazione o la relazione e che in qualche modo cercherete dei nuovi punti di incontro. Andiamo a vedere l'appeso. È come, perché potrebbe essere anche una relazione di amicizia
che ognuno dei due pensa o vorrebbe trasportare in qualche cosa di più, però per una serie di fatti esterni è come se si facesse fatica. Andiamo a vedere l'appeso. Cavaliere di Pentacoli e Mago. Energie un po' ferme in realtà, a parte questo Mago. Però secondo me l'appeso può dare a questa persona la possibilità di vedere le cose in prospettiva. Vi dico, potrebbe anche fare un movimento con questo Mago, un'azione, qualche passo in avanti. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Morte, asso di pentacoli, 10 di pentacoli, 8 di pentacoli. C'è un cambio, ragazzi. Allora, il 5 di coppe mi viene in mente che sì, probabilmente c'è un vuoto, però ci sono ancora due coppe in piedi e queste due coppe vengono trasformate con questa morte. C'è un nuovo inizio, anche duraturo, come il 10 di pentacoli è una carta di contratti e poi c'è un 8 di pentacoli. È come se questa persona fosse disposta a ricominciare o a buttare delle nuove basi per un rapporto serio, duraturo, solido. C'è un 8 di pentacoli. È come se fosse disposta a lavorare per creare questa sicurezza all'interno di questa situazione o di questa relazione. Sento che forse voi avreste più bisogno di un'etichetta alla situazione o alla relazione, però comunque sento come se ci fosse una fase trasformativa in mezzo. E vi dico, 3 di pentacoli, 8 di pentacoli, qui c'è l'imperatore, è come se stesse cercando di costruire delle basi più solide per il futuro. Qui abbiamo la spada e la rosa, infatti anche qui parla di chiarezza, di verità, di rivelazioni. Entrambe avete il giudizio, voi ce l'avete qui e questa persona ce l'ha qui. Forza, onore, protezione e potere. Quindi ragazzi, secondo me il suggerimento in questo caso è quello di essere chiari, trasparenti, cristallini, perché secondo me in modi diversi, ma volete le stesse cose. Si tratta di, con questi due di coppe, uno qui e uno qui, trovare un punto comune, ok? Tu sorridi e il mondo cambia. Qui si tratta di avere, entrare, emanare energia positiva sorridendo e vedete che anche il mondo intorno a voi cambia, cioè tenderete poi a attirare energie più positive rispetto ad adesso. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Qui si parte con un 2 di spade, ci sono come dei dubbi, qui avevate anche l'appeso, anche voi. Quando si è in una fase un po' triste, diciamo nella nostra zona d'ombra, e anche qui la prima frase potrebbe farcelo capire, non dobbiamo stupirci se riusciamo, cioè se vediamo solo le cose negative, no? Perché comunque non c'è luce. L'onda e il mare sono uno, tutti siamo uno, anche se l'onda si vede, è comunque parte di qualche cosa di più grande. Bellissimi messaggi, devo dire, amici della bilancia, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che vi potete anche abbonare al canale, anche lì c'è il percorso di crescita. Sono 5 playlist, vanno viste in ordine cronologico di numero perché appunto il tutto è stato studiato come un percorso e tenete presente che comunque sono decenni della mia formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono
sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. E si parla sia delle credenze limitanti divise per settore, ma ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina. Si parla di kundalini, di trascendere l'ego, di vista eterica, di alto basso astrale, insomma, date un'occhiata. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!